tutti e a tutte, io sono Alessia Rollo e sono una fotografa e artista visiva. Mi occupo principalmente di fotografia documentaria, vivo nell'area mediterranea perché mi interessa trattare tematiche legate a questo luogo e il mio approccio mischia fotografia documentaria a altri generi fotografici, mischio di solito diversi linguaggi. Questa è la prima puntata di Lorem Ipsum, lo spazio, il voto creativo prima dell'opera. Ed è un podcast che ho deciso di dedicare a una fase molto delicata di cui a volte non si parla, cioè tutto quello che c'è nella mente di una persona creativa prima di realizzare l'opera stessa, cioè tutto quello che succede perché un'opera, in questo caso fotografica, sia realizzata. Nelle prime puntate parlerò di Parallel Eyes, che è la mia ultima serie, e vi spiegherò come sono partita, da dove sono partita, per realizzare appunto questo progetto e quello che è stato il mio processo creativo che è iniziato 4 anni fa e si è concluso nel 2024. Ho detto nelle storie di Instagram che il motore che mi porta a creare per me è il fastidio. Io non lo so se è perché sono figlia degli anni 80, ho le ansie delle crisi climatiche, sono la primogenita, oppure perché sono meridionale, ci hanno sempre detto che abbiamo un sacco di problemi, però io ci ho creduto e quindi quello che mi spinge di solito a creare è cambiare le cose che non mi piacciono e essendo un'artista visiva le cose che non mi piacciono spesso mi succede che siano delle immagini. Sono delle immagini ovviamente che parlano di idee del mondo, che cercano, come dire, di documentare, di spiegare delle realtà che io sento a me vicine, ma magari non mi trovo d'accordo sul modo con cui sono affrontate. Mi è successo per esempio in Fata Morgana, che è un progetto che ho fatto sulla migrazione, anche lì sono partita da un'immagine che mi sembrava che stereotipasse questo fenomeno e mi è successa la stessa cosa con Parallel Eyes. Parallel Eyes nasce nel 2019 da un fatto abbastanza banale. Avevo ripreso in mano dei libri di storia di fotografia italiana e mi sono accorta che c'erano alcune immagini, anzi c'erano molte immagini del Sud Italia, ma pochissime erano state scattate da fotografi del Sud. La maggior parte della rappresentazione dell'identità culturale del Sud Italia era stata realizzata più o meno negli anni 50 e 60 da fotografi del nord Italia. Questo mi ha spinto a guardare meglio quelle immagini e ho visto che in realtà c'era un'interpretazione della situazione economica del Sud Italia che parlava di arretratezza economica, ma anche che gettava una luce un po' stereotipata, arcaico-primitiva ed esotica su le tradizioni e i rituali del Sud. Per inquadrare l'epoca, quelle foto vengono da un decennio in cui nasce il neorealismo e nasce quindi la necessità di analizzare, guardare un po' tutto il mondo sotto una luce non interpretativa ma esatta. E in questo quadro si inseriscono anche i lavori di Ernesto De Martino, cui avevo già dato una lettura tanti anni fa, e che è appunto un antropologo che approfondisce molto le tematiche legate alla cultura del Sud Italia. Quindi questo è il quadro di riferimento da cui sono partita. Sono un po' secchiona, quindi tendo a studiare parecchio e proprio rileggendo i libri di De Martino ho trovato alcune foto che mi parlavano anche di qualcosa a me vicino, perché io sono pugliese, sono di Lecce, e quindi ho trovato delle foto per esempio del tarantismo. Ma quello che sicuramente mi ha fatto realizzare un click nella mia mente è stato il lavoro di Chiara Samugheo. Chiara Samugheo è la prima fotografa che arriva a Galatina e realizza le foto delle tarantate nella cappella di San Pietro e Paolo. Un altro po' di ginnastica, così vi faccio vedere alcune foto che
mi hanno sicuramente come dire, motivata a realizzare poi questo lavoro che è Parallel Eyes. Queste foto, che appunto vengono pubblicate sotto il titolo delle invasate nella rivista Cinema Nuovo, mi hanno sorpresa perché, essendo anche delle eccellenti immagini fotografiche, come dire, riuscivano a creare un'immagine su questi rituali che era molto stridente per me. Cioè la violenza del flash, delle inquadrature, della vicinanza mi turbava, in qualche modo mi generava disagio, fastidio. Quindi ho deciso, analizzando non solo le foto di Chiara Samugheo, ma anche altre immagini appunto di Franco Pinna, Aldo Girardi, i film documentari di Cecilia Mangini, ma anche di Gianfranco Mingozzi, che avrei lavorato per restituire complessità all'immagine del Sud Italia e della sua cultura e dei suoi riti, proprio a partire da questa parte della cultura meridionale, cioè i riti. Perché ho scelto i riti? Ho scelto i riti perché moltissimi degli archivi che ho trovato riguardavano questo appunto aspetto della cultura del Sud Italia, e perché ancora comunque erano persistenti. Ho visto che delle contaminazioni e c'era una forte sopravvivenza dei riti ancora nella quotidianità del Mezzogiorno, ma in realtà non solo. Quindi il lavoro che ho fatto inizialmente è stato raccogliere questi archivi, sia fotografici che frame di immagini, e manipolarli. La manipolazione che ho eseguito non era perché volessi come dire, cancellare le tracce realizzate dai fotografi e dalle fotografe, ma perché volevo restituire allo spettatore l'orizzonte magico-rituale che era stato cancellato dall'approccio positivista e razionalista che in quell'epoca era sicuramente uno dei codici visivi più utilizzati per studiare appunto la realtà in maniera asciutta, in maniera come dire, esatta. Ma a me interessava più come dire, trasmettere la complessità appunto di questi fenomeni, quindi ho usato diverse tecniche analogiche ma anche digitali per ampliare la lettura di queste foto, e ho realizzato un corpo di immagini che poi è stato il punto di partenza per un secondo aspetto del lavoro che ho realizzato negli anni successivi, e che è stato quello di documentare i riti che erano ancora esistenti nel Sud Italia. Quindi mi sono percorsa tutto il sud più le isole alla ricerca di quelle festività e cerimonie che non erano scomparse con l'avvento della modernità e del capitalismo. Questo è qualcosa di cui vi parlerò nella prossima tappa, che sarà la seconda puntata, in cui appunto parlerò di questo aspetto più documentario, in cui appunto mi sono dedicata non sicuramente a una mappatura, ma a una ricerca approfondita di quei riti di origine pagana che erano ancora esistenti, mentre questa parte iniziale del racconto finisce qui. Io vi ringrazio e spero che l'abbiate trovato interessante. Se vi è interessato potete continuare a seguirmi su questo canale iscrivendovi, o potete anche visitare per piccole pillole il canale di Instagram. Grazie a tutti e a tutte e alla prossima!